A tutti gli amanti dei motori, benvenuti a Dirupo Scorpione, la nuova location di Top Driver Diecast. Solo per voi da oggi porteremo sul canale le più agguerrite battaglie tra piloti mai viste. Io sono Stinky e naturalmente qui con me c'è l'inossidabile Max Power. Un emozionantissimo saluto a tutti gli amici in collegamento oggi. Siamo in questa stupenda postazione rialzata al sicuro da qualsiasi scorpione. E intanto vi facciamo fare un giro sul tracciato. Non abbiamo trasferito ancora tutta l'attrezzatura, ma siamo pronti per la gara inaugurale. Infatti abbiamo la nuova stagione di corse con un torneo pirotecnico. Signore e signori, ecco a voi Downhill Master Legends. 32 nuove auto fiammanti, 32 piloti leggendari che si sfideranno per 8 posti disponibili. Il pass di accesso a Downhill Master Deluxe stagione 2022-2023. Per i fan di vecchia data e per chi ha iniziato a seguirci da poco sarà una goduria per gli occhi. Ritroveremo vecchie glorie del passato pronte a sfidarsi con auto da sogno messe a punto dai team che le hanno rese famose. Oggi avremo il piacere di avere subito 4 in pista. Presentazioni. Torna più agguerrita che mai Vivienne Jolie con il team Queen Motors, una Jaguar XESV Project rosso fiammante con il nome di battaglia Cherry Bomb. Secondo in griglia il campione del torneo RC dello scorso anno, il giovane pilota spagnolo Pedro Pedrera con il team Force One si presenta con una splendida Renault Sport RS. Applausi per White Tiger. Ancora un campione, stavolta il team Ultravalvole a portarlo in pista con una vettura custom di tutto rispetto. Con la sua Blackmore torna a ruggire Arturo Pistone. Chiude il gruppo una Camaro del 67 tutta dorata e naturalmente il pilota non poteva che essere lui, Danny Dollar, che si affida al team Luxury capitanata dall'odiato Dave McKing Nixon. Rullo di tamburi per Goldie, ma chi passerà alle fasi finali? Scopriamolo! Tutti i piloti sono pronti a cima artiglio, non sappiamo cosa aspettarci, ma sappiamo che non rimarremo delusi. Come da copione, azione, motore, propulsione! Partenza fulminea e dopo il tornante Scorpione Pistone in vantaggio. Brutta manovra, cascata imperatore, viene superato dagli avversari. Cherry Bomb è una saetta e supera curva Antares, mentre dietro è Bagarre. Ultimi metri dopo la parabolica Telson e Vivienne Jolie taglia il traguardo in prima posizione con un tempo di 11.258 secondi. Arrivano dietro di lei anche Danny Dollar con Goldie e Pedro Pedrera con White Tiger. Un brutto DNF per Arturo Pistone che inaugura nel peggiore dei modi il suo ritorno. Ma vediamo qualche azione nel nostro Instant Replay. Dopo lo start Blackmore sembra in vantaggio, ma si ribalta la chicane e gli altri lo superano prima a sinistra e poi a destra. Manovre evasive a Dirupo Scorpione. In tutto questo Vivienne Jolie arriva a tutta forza alla curva di Punta Zabius e con un vantaggio considerevole taglia il traguardo in solitaria all'arrivo di Lago Salato. Vi state divertendo? Allora si va dritti a gara 2. Stavolta partirà davanti in corsia interna Pedro Pedrera, ma al suo fianco Arturo Pistone non si limiterà a guardare. Deve recuperare, siamo sicuri che spingerà al massimo. Senza esitazione, partenza a cannone. White Tiger ruggisce subito, va in vantaggio, ma un super manovra di Blackmore lo porta davanti a cascata imperatore. Ora Pistone in difficoltà, si mette di traverso, blocca il gruppo di NF Cherry Bomb mentre Pedrera segue a fatica. Gara in retromarcia per Arturo Pistone che controlla l'avversario e al salto di Lago Salato si rimette in posizione tagliando il traguardo per primo. 10 secondi, 343 millesimi. Segue White Tiger in seconda posizione mentre il resto del gruppo impatta in un doppio DNF. Come rivediamo nel replay, Danny Dollar si ribalta al tornante Scorpione mentre Vivienne Jolie rimane incastrata alla curva Antares, ma il pezzo forte è stato il sorpasso di Arturo Pistone alla chicane. Qui infatti recupera i metri necessari per soffiare la prima posizione a Pedro Pedrera, ma a causa dell'alta velocità perde il controllo ed è costretto alla derapata d'emergenza. Incredibile, Max! Stiamo vedendo piloti agguerriti in questa gara d'apertura e la classifica ci conferma che tutto può succedere. In griglia a Cimartiglio c'è
c'è Goldie davanti con 3 punti, ma al suo fianco troviamo Pedrera a 5. Chiudono il gruppo Viviangeli e Arturo Pistone, tutti appaiati a quota 5. Mani sul volante, piede sul gas e partenza! Partenza troppo esuberante per Danny Dollar che si ribatte e chiude la possibilità di Cherry Bomb. I due in corsia esterna invece filano via come saette. Lotta serrata punta a Zabius, ma White Tiger non si fa beffare e tiene la testa della gara con caparbietà. Arrivo e derapata dopo il salto finale e lo spagnolo chiude in prima posizione sotto i 10 secondi. 9.444. Spettacolo spettinante! Questi due piloti sono rimasti attaccati per tutto il tracciato e se Goldie rovina la festa a Cherry Bomb causando un doppio DNF, Pedrera dimostra di essere diventato il campione che tutti si aspettavano. Si deciderà tutto in questo Final Round! Trovate il riepilogo punti qui al lato nel riquadro piccolo in ordine discendente. Pedrera 10 punti, Pistone 8 punti, Jolie 5 punti e Dollar Fanarino di coda con 3 punti. La pilota del team Queen Motor partirà davanti, farà valere la sua stazza, motore, frizione e lancio. Come tutti si aspettavano, Cherry Bomb parte fortissima, ma Blackmore esce di scena provando a inseguire la Furia Rossa. Dalle retrovie Goldie non molla, accorcia le distanze andando a occupare il posteriore della Jaguar. I due contendenti si girano prima dell'arrivo granato salato, ma non c'è più tempo per tentare altre manovre. Prima Viviangeli e secondo Danny Dollar. Arriva con qualche difficoltà anche Pedro Pedrera, ma ha concluso degnamente questa gara finale, proprio quello che gli serviva per chiudere in bellezza. Ma vogliamo segnalare anche il miglior tempo del tracciato, fatto registrare proprio da Viviangeli, che si conferma una velocista eccezionale. 9.249 secondi sarà il tempo da battere nelle prossime settimane. E ora riepilogo a tutto schermo. Con 12 punti totali passa alle fasi finali di Diamond Master Deluxe Pedro Pedrera con la sua Renault White Tire. Un forte segnale da parte del team Force One che vuole tornare a essere competitivo da subito. Una giornata di motori scoppiettante, ci hanno fatto sognare. Speriamo che il nuovo tracciato vi sia piaciuto. Mettete un like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi nemmeno una puntata. In descrizione al video trovate tutti i link ai nostri social per seguirci anche durante la settimana. E ora non mi resta che salutarvi qui da Dirupo Scorpione. Buonanotte e buone botte da Max Power. Vi rinnoviamo l'appuntamento anche per la prossima settimana, naturalmente sempre qui a Top Driver Diecast, dove i motori non dormono mai.